Buongiorno, buongiorno Roberto, Buongiorno buongiorno Andrea, a chi si buongiorno sta a tutti. collegando. Allora, visto che già insomma, il numero di partecipanti è più che buono, quindi se vuoi ti lascio la parola Roberto e se vuoi Ok, iniziare vai pure. va bene, perfetto. Siamo pronti, iniziamo, sono le 15:01, quindi siamo già in ritardo di un minuto. Bene. Allora, benissimo, buongiorno a tutti quanti voi che siete collegati, grazie per essere così numerosi. Per chi non mi conosce, mi presento, sono Roberto Donolato, sono Sales Engineer di Zebra Technology. Mi occupo nell'ambito dell'attività di prevendita di Zebra, seguendo in particolar modo il mercato del manufacturing, e in maniera trasversale seguo e mi occupo delle attività legate allo sviluppo di progetti con le nostre tecnologie RFD e anche e soprattutto le nostre tecnologie di localizzazione. La puntata di oggi, come dice il titolo, è focalizzata nell'ambito delle tecnologie Bluetooth Low Energy, come accennava Andrea, e nell'intervento, nelle slide che vedremo insieme, faremo una piccola introduzione, nel senso iniziando anche a mostrare il nostro, la nostra agenda. Faremo una piccola introduzione generale sul mondo delle soluzioni di localizzazione di Zebra, con un focus particolare appunto alle tecnologie BLE. Dunque, iniziamo subito, anzi come prima cosa perdonatemi, tolgo la mia camera perché il mio collegamento non è così performante oggi, quindi non vorrei rischiare di perdere il collegamento. Dicevo, iniziamo subito per poter in qualche modo provare a capire, inquadrare insieme quali sono le logiche con cui andare a riconoscere il valore di quelle che sono le tecnologie di localizzazione. Quindi in un certo senso come poter aiutare, incontrando i nostri clienti, a capirne la reale necessità e a capire insieme al cliente quali sono gli elementi che scaturiscono nelle aziende, le esigenze che portano appunto le stesse a orientarsi verso queste tematiche. Quello che sta succedendo, che ci stiamo accorgendo ormai da qualche anno a questa parte, ma è sempre più preponderante, specialmente tutto questo ha subito un'accelerazione in questi ultimi 2 o 3 anni, quanto come molte aziende stiano capendo che le informazioni oggi gestite e raccolte dai vari processi più differenti in ambito logistico, produttivo e in tutti i vari settori, dicevo come questi processi non si accontentino più della semplice raccolta di un'informazione che può essere codificata, può essere gestita attraverso tecnologie tradizionali, ma sta sempre più evidenziando, sta sempre più emergendo la necessità di anche contestualizzare le informazioni che vengono raccolte nel senso di dove vengono raccolte, dove avviene un evento, dove accade, dove si muove un oggetto. Tutti questi elementi scaturiscono nella produzione di informazioni e queste informazioni sempre di più diventano parte fondamentale della raccolta dati per l'esecuzione di qualsiasi tipo di processo di tipo aziendale. Ora, l'elemento più importante è capire quali sono i meccanismi che scaturiscono nelle aziende l'avvicinamento verso queste tematiche. Quindi sempre di più l'aspetto di qualificazione dell'esigenza o della necessità o della problematica del cliente diventa fondamentale per riuscire a inquadrare perfettamente e andare nella direzione che si aspetta anche il cliente, o quantomeno guidarlo nella direzione corretta. Quindi è implicito ed è fondamentale capire con il cliente appunto cosa sta vivendo in termini di problematiche, no? Quindi nella loro realtà operativa cosa significa per l'azienda in termini negativi la mancata visibilità di una serie di operazioni che vengono eseguite. Qual è il costo effettivo, costo operativo del fatto di non poter controllare una serie di operazioni o
degli asset che vengono utilizzati e vengono movimentati all'interno delle aree produttive e logistiche che siano. Quindi ci sono degli elementi molto importanti che ci aiutano a capire, facendo delle domande opportune, la vera esigenza. Capitato, è capitato anche abbastanza spesso, di confrontarci con clienti che erano convintissimi all'inizio di aver bisogno assolutamente di una soluzione di localizzazione, mentre invece scavando e lavorando insieme sugli aspetti più particolari della loro richiesta, ci si accorgeva poi insieme che in realtà la loro necessità era risolvibile, la loro problematica era risolvibile in tutt'altra maniera, o comunque in una tecnologia assolutamente diversa dalla localizzazione. Detto questo, nell'approcciare e nel proporre, nell'arrivare ad avvicinarci alle esigenze del cliente, le varie soluzioni tecnologiche che abbiamo a disposizione ci permettono di, in base all'esigenza effettiva, diciamo, valutate con il cliente, di capire come, quali sono i meccanismi più opportuni che possano essere i più idonei nell'incontrare e risolvere la necessità del cliente. Ci sono diverse tecniche di localizzazione in base alla modalità con cui o gli item o gli oggetti che si muovono o il materiale codificato deve essere raccolto e monitorato, ci permettono di definire differenti approcci nel come monitorare questi eventi, in modalità proximity, per esempio, o di presenza soltanto quando io devo riconoscere la presenza di oggetti, ma non mi interessa in particolar modo determinarne la propria posizione in maniera accurata, piuttosto che con delle tecniche di persistenza, quindi di mantenimento e controllo della staticità dell'oggetto che viene mosso in maniera differente, e quindi ci sono varie modalità che permettono di andare incontro e provare a proporre la soluzione più adeguata. Anche perché la tematica legata a come monitorare, come localizzare è strettamente e fortemente legata all'operatività del processo di lavoro che viene svolto all'interno dell'azienda. Quindi questo è molto molto importante. Le tecnologie che noi abbiamo al momento disponibili per poter creare differenti soluzioni di localizzazione sono decisamente ampie, e quelle che vedete qui per questa piccola slide le citano tutte, a partire dalla classica soluzione RFID UHF passiva, perché di fatto implicitamente anche l'RFID UHF è una tecnologia di localizzazione. Sapete benissimo che nella natura dell'RFID, quando si parla di andare a definire delle logiche di raccolta dati attraverso dei gate o dei varchi fissi, implicitamente questi varchi sono noti in termini di posizione, quindi vi è l'implicita conferma che la localizzazione è comunque garantita, anche se non è strettamente parte del caso d'uso richiesto. Dalle più accurate alle meno accurate ci sono differenti tecnologie che permettono in alcuni casi di triangolare l'oggetto o l'item o il bene da localizzare con accuratezze molto molto spinte, quali per esempio l'ultra wideband, che permette di localizzare con una precisione e con una tolleranza di più o meno 30 cm nello spazio tridimensionale, fino a delle logiche molto più diciamo basiche dal punto di vista della loro capacità di localizzazione, dove, come per esempio lo vedremo anche nel tema del Bluetooth, vi è la possibilità di creare dei meccanismi attraverso i quali andiamo a identificare o delle macro aree o delle micro aree, poi per la cattura di eventi diciamo legati al movimento di oggetti. Poi entreremo più in dettaglio su questo tema. Quindi a vari livelli gli scenari tecnologici ci permettono di andare a coprire nei vari aspetti tutta una serie di logiche. Qui vedete nella slide una citazione anche relativa al Wi-Fi, non perché noi abbiamo
una soluzione di localizzazione basata su access point, perché assolutamente no, ma abbiamo all'interno della gamma dei nostri transponder attivi un tag particolare che fa parte della famiglia di prodotti che noi definiamo WhereNet, e questo tag ha una certificazione Cisco specifica ed è stato certificato per poter essere utilizzato sotto coperture di tipo Cisco laddove sono presenti è presente l'appliance di localizzazione di Cisco. Infatti questo transponder può essere configurato e agganciato a qualsiasi copertura di questo genere con l'appliance di Cisco che svolge la funzione di localizzazione. In quel caso la triangolazione viene eseguita attraverso i vari access point che compongono la copertura Cisco. Quindi scenari molto ampi dal punto di vista tecnologici. Ognuna di queste tecnologie ha differenti caratteristiche comportamentali negli ambienti, sia in ambito indoor che in ambito outdoor, e a seconda del caso d'uso, delle necessità del nostro cliente, andiamo a curare e a capire, a scegliere quale di queste tecnologie può essere la più idonea e la più opportuna per risolvere il problema. In un scenario comparativo, diciamo, questo grafico mette in evidenza il rapporto tra le varie tecnologie, differenziandone i livelli di accuratezza e di data output nel senso di capacità di trasmissione ripetuta nel tempo, e quindi mette in evidenza un po' il posizionamento delle varie tecnologie in base alle loro caratteristiche funzionali. Devo dire che comunque la fanno sempre da padrone, chiaramente gli ambiti ultra wideband e WhereNet insieme a BLE e la parte passiva RFID. Un altro piccolo accenno, un'altra piccola novità che ci ha resi particolarmente orgogliosi, proprio è una notizia che è arrivata nel Q2 di quest'anno, è che ancora anche per quest'anno, per il quarto anno consecutivo, siamo stati premiati e siamo stati, diciamo, ci è stato dato questo riconoscimento in quanto azienda leader all'interno del Magic Quadrant di Gartner per tutto lo sviluppo tecnologico e l'offerta tecnologica che abbiamo sviluppato negli ultimi 15 anni e forse più per il mondo enterprise all'interno di questa classificazione. Quindi siamo molto orgogliosi e questo riconoscimento ci premia per il continuo sforzo di innovazione e di investimenti che stiamo continuando a fare tuttora. Parlando di tecnologia e localizzazione in senso generale, dobbiamo anche capire e contestualizzare anche l'aspetto, diciamo, di gestione di come viene creata la soluzione e qual è il riferimento principale delle nostre soluzioni. E in questo caso l'architettura che noi andiamo a proporre unitamente ai vari componenti hardware di cui ho fatto cenno poco fa nelle precedenti slide, c'è un elemento importante che è forse il componente fondamentale con cui costruiamo le nostre architetture, che è la nostra piattaforma software che prende il nome di MotionWorks Enterprise. Probabilmente qualcuno di voi ne ha già sentito nominare o ha già avuto modo di poter avvicinarsi a questo tipo di prodotto. È una piattaforma software, io lo definisco un middleware particolarmente potente che ha la capacità di poter raccogliere differenti informazioni e dati raccolti da differenti sorgenti tecnologiche anche contemporaneamente e di poter elaborare queste informazioni a scopo unitamente di individuazione degli eventi e degli oggetti che si muovono e che sono taggati, quindi calcolarne la loro posizione nello spazio e di fornire poi una serie di dati già preelaborati e interpretati al fine di per consentire ai layer applicativi gestionali e alle applicazioni software dei clienti e dei nostri partner di poter fruire di questi dati e permettere ai vari processi operativi e applicativi di agire o di reagire in funzione dei dati che vengono raccolti. I benefici
e il contributo di MotionWorks Enterprise nell'ambito di come poi dinamicamente mettere a disposizione questi dati sono molteplici a seconda del caso d'uso, del specifico processo di lavoro applicativo di varia natura. Vi è la possibilità di poter fruire di questo motore molto molto potente. Qui vedete una diciamo estrema schematizzazione degli elementi cardine di MotionWorks Enterprise, dove vedete nel layer più in basso, dove c'è la parte diciamo, delle tecnologie che permettono della raccolta di dati di campo, di consentire anche a differenti tecnologie che operano contestualmente e contemporaneamente di poter dialogare verso MotionWorks anche in forma diciamo contemporanea, e di permettere a MotionWorks di eseguire tutta la parte di elaborazione dei dati in termini di informazione di localizzazione, e di metterli a disposizione dei layer superiori, che possono essere i vari differenti ERP e applicazioni, vari software gestionali del cliente finale, oppure le applicazioni e i vari gestionali sviluppati dai nostri partner, o delle interfacce applicative sviluppate dai nostri partner. In quel caso non c'è un vincolo di sorta. Tutto il mondo applicativo che sta sopra, MotionWorks è in grado di dialogarci e di poter per quelle eventuali particolari forme di condivisione di dati in maniera customizzata, vi è anche la possibilità e la flessibilità all'interno di MotionWorks di poter anche creare a livello custom delle modalità di interscambio dati particolari. Quindi non c'è una preclusione, c'è veramente una più che ampia apertura nella possibilità di poter personalizzare anche il modo con cui MotionWorks opera e scambia i dati verso il mondo esterno. Scendendo più nel particolare, quindi entrando adesso il tema MotionWorks è generale per tutte le nostre tecnologie di localizzazione e le accomuna tutte. Ecco, un elemento che dimenticavo di citare, per esempio, e lo vedete qui come esemplificazione, addirittura MotionWorks è in grado di fare in modo che anche un evento, quale per esempio la lettura di un barcode eseguita da un operatore che ha un palmare, sta operando nel magazzino o sta facendo delle operazioni tipicamente di raccolta dati molto molto tradizionale, anche la lettura di un barcode possa diventare un trigger applicativo o un'informazione da far confluire all'interno di MotionWorks Enterprise, perché l'azione della lettura del barcode e il barcode stesso, quindi il dato raccolto, oltre che l'esecuzione della decodifica, possono essere usati da MotionWorks e aggregati ad altri elementi di localizzazione per costruire o confermare o contestualizzare delle informazioni che devono essere passate ai livelli applicativi, dove per esempio anche la semplice lettura di un barcode permette a MotionWorks di congelare, di frizzare l'ultima posizione raccolta da un transponder di un oggetto che è stato, il cui barcode è stato letto. Quindi io, oltre a acquisire l'informazione, sfrutto questa azione fatta dall'operatore per dire: prendi questa posizione di questo oggetto e tieni questa come informazione di riferimento per confermare che l'oggetto si trovava in una certa posizione. Quindi molto interessante anche dal punto di vista di come costruire anche delle logiche più personalizzate a livello, in base ai processi di lavoro. Andando poi nello scenario più completo delle varie tecnologie, le varie famiglie di prodotto che avete visto anche citate all'inizio forse delle mie slide, raggruppano un po' queste macro famiglie. Oggi di fatto, come abbiamo detto all'inizio, ci focalizzeremo unicamente sulle tecnologie BLE. Tecnologie BLE che, come ho detto all'inizio, hanno per caratteristiche funzionali e per la natura per cui, diciamo, per lo scopo d'uso per cui sono state sviluppate da Zebra, non hanno la presunzione di essere usate come soluzione tecnologica alternativa
alle altre tecnologie di triangolazione. Di fatto le tecnologie tradizionali che fanno colocalizzazione eseguono una triangolazione di un oggetto, cioè nel senso il transponder attivo che trasmette viene raccolto da almeno 3 o più sensori nello spazio, e questi sensori a loro volta inviano le informazioni prodotte dallo stesso transponder ad una sorgente di elaborazione che appunto è MotionWorks Enterprise. La triangolazione vera e propria avviene in questi termini. Nell'ambito delle tecnologie BLE l'aspetto di triangolazione viene meno, in quanto sfruttiamo queste tecnologie per andare a definire sicuramente il concetto di localizzazione, ma per ambiti dove la precisione del riconoscimento della posizione di un oggetto o di un pallet o di qualsiasi cosa stiamo localizzando non sia estremamente spinta o non giustifichi una precisione magari esasperata. Questo perché? Perché comunque in questo ambito spesso si ha necessità o ci si accontenta di poter alimentare il processo di lavoro con un'informazione dove io posso dire questo oggetto è passato in questa microzona, e questa zona era di circa 2 metri, 3 metri, 4 metri, 5 metri, a seconda delle logiche che io voglio definire. Quindi ci sono esigenze, ci sono realtà operative e ci sono processi di lavoro che non sempre richiedono alla tecnologia di localizzazione un'accuratezza sempre esasperata, sempre troppo spinta. Ci sono realtà e processi che si accontentano di informazioni più grossolane. E in questo caso appunto nell'ambito BLE abbiamo la possibilità di poter creare questo tipo di logica. Nella costruzione dell'architettura, adesso ho raccolto alcuni esempi, adesso partiamo da questa piccola semplificazione, anche se ci sono alcuni elementi qua che magari non sono particolarmente significativi per la parte BLE, ma immaginate di avere una copertura, un'architettura tipicamente Wi-Fi, di avere una serie di oggetti, adesso non so se magari provo a mettere in evidenza il mio mouse o il mio puntatore, dunque laser, ok. Andrea, mi vedi? Sì, si vede. Ok, perfetto. Ecco, con il puntatore sto evidenziando, ecco, immaginate di avere degli oggetti o degli strumenti o degli atti, dei bancali, dei prodotti che sono taggati con una serie di tag BLE di differente forma, dimensione, poi ne vedremo uno dopo l'altro cosa sono, come funzionano, che caratteristiche hanno, e questi oggetti vengono configurati per poter trasmettere in maniera ripetitiva in un lasso di tempo, in un intervallo di tempo che va definito, e vengono programmati per trasmettere ad una certa potenza. Perché questo? Perché a un certo punto da qualche parte il loro il dato trasmesso da ogni singolo beacon BLE da qualche parte deve andare a finire. Chi raccoglie questo beacon? Tipicamente un ricevitore di questo genere qua, che può essere nel nostro caso un BLE receiver. Nella gamma delle tecnologie che all'interno dell'offerta di Zebra, questo BLE receiver prende il nome di IoT Bridge. Okay? E noi di IoT Bridge abbiamo due versioni, una fissa che viene alimentata da una presa 220 e l'altra è mobile che viene alimentata da delle batterie ricaricabili al suo interno. Quindi questi beacon vengono fissati, applicati, se sono in mobilità vengono applicati agli oggetti che sono in movimento, loro trasmettono, quando passano nel raggio di azione di un BLE receiver vengono catturati. Poi il tema della cattura è molto particolare ed è molto importante, e spenderemo 2 o 3 parole anche più tardi. Ma diciamo, in questo concetto, in questo senso, io predisponendo una serie di ricevitori fissi nei punti strategici dove voglio raccogliere le informazioni generate dall'evento di passaggio di un transponder BLE, allora vado a determinare una serie di punti che permettono di creare la mia catena di rilevazione, di rilevamento, no? O di raccolta dati. È vero anche che a un certo punto anche un palmare, se dotato di un'applicazione specifica che gestisce tutta la parte Bluetooth,
può essere trasformato anch'esso e può assumere le funzioni e valenza di un BLE receiver, quindi a tutti gli effetti di un IoT Bridge mobile. E abbiamo un caso d'uso molto particolare che abbiamo sviluppato un progetto pochi anni fa in questo senso. Quindi vedete, adesso lasciamo perdere questa parte WERLAN che c'entra poco, ma di fatto in un'architettura cosa succede? Che sia un BLE fisso, quindi un IoT Bridge fisso, che sia mobile, questo oggetto qua da una parte ascolta l'informazione che gli arriva via Bluetooth dai vari transponder, quindi cattura il MAC address o l'ID di ogni singolo beacon, e dall'altra parte, essendo questo oggetto, avendo questo oggetto al suo interno un client Wi-Fi, non fa altro che catturare informazione via Bluetooth e ritrasmetterlo via Wi-Fi. Ritrasmetterlo a chi? Tipicamente la sua ritrasmissione avviene attraverso il confezionamento di una piccola stringa di dati in formato JSON tipicamente, e questo pacchetto, questo frame di dati viene tipicamente inviato ad una parte del server remota con un servizio web in ascolto tipo un REST server piuttosto che altri meccanismi di ugual natura che permettono la raccolta e la cattura del pacchetto del file in formato JSON, la sua elaborazione e l'identificazione e l'utilizzo di quel dato appena ricevuto. Quindi in questo senso, diciamo, questo a livello veramente macro è quello che normalmente può accadere nella costruzione di qualsiasi tipo di soluzione BLE in ambito Zebra. I componenti di questa soluzione sono di vari aspetti, di vari livelli. Quindi abbiamo la famiglia dei prodotti detti beacon, quindi i transponder attivi BLE, poi vedremo ognuno di questi beacon ha caratteristiche funzionali ben diverse in funzione di come sono stati progettati e verso che tipo di ambiente si propongono di operare. Quindi questi oggetti possono essere o mobili perché applicati a degli oggetti in movimento che devono essere tracciati, o anche le persone, perché ci sono casi e progetti dove vi è l'esigenza anche di dover tracciare e controllare il posizionamento di persone, specialmente in ambito magari legato alla sicurezza in ambiente lavorativo, ovviamente. Poi ci sono i vari componenti che sono responsabili, coloro che sono preposti a catturare le informazioni trasmesse dai beacon e quindi i vari IoT Bridge di cui parlavo prima. La modalità con cui questi IoT Bridge ritrasmettono l'informazione può avvenire o via Wi-Fi, tipicamente la maggior parte dei casi via Wi-Fi, oppure se il dispositivo mobile, come in questo caso, fosse un dispositivo anche predisposto con una connettività attraverso un carrier telefonico, chiaramente la stessa informazione può essere ritrasmessa attraverso la copertura territoriale di un carrier, quindi attraverso l'utilizzo di una SIM dati. Dall'altra parte, a chi arrivano queste informazioni? Tipicamente abbiamo l'architettura e la piattaforma Motion Works Enterprise di cui parlavo prima, che è predisposta con una serie di connettori preconfigurati per poter ricevere le varie informazioni dai vari BLE receiver che raccolgono i dati trasmessi, oppure laddove non sussista la necessità o l'esigenza di dover usare la piattaforma Motion Works Enterprise, vi è la possibilità, attraverso l'utilizzo di API o di SDK che noi mettiamo a disposizione, di poter anche costruire per ciascuno dei nostri partner una propria soluzione di gestione di interfacciamento. Ma probabilmente magari in certi casi molto più semplificata, magari perché in certi casi d'uso, certi progetti non vi è la particolare esigenza che giustifichi l'utilizzo di una piattaforma, di un middleware così potente come è normalmente Motion Works Enterprise, e quindi vi è la libertà e la flessibilità anche di poter pensare a come per ognuno dei nostri partner, come proporre e realizzare una soluzione col proprio valore aggiunto, chiaramente, no? Quindi questo è un aspetto interessante, molto importante da tenere in considerazione. Il concetto di base, uno degli elementi di base che diciamo meglio rappresentano le soluzioni BLE
sono quelle più tipiche, dove io devo contestualizzare o la presenza di un oggetto o l'esecuzione di un evento all'interno di differenti aree operative, per esempio, se io mi trovo in un laboratorio, in un reparto, sono nel laboratorio numero 27, ok, e l'area in cui mi trovo è codificata, è identificata da un beacon fisso che è posto lì per dettagliare e confermare la posizione, quindi la stanza, il laboratorio, il reparto o un elemento fisico o l'ufficio, eccetera. E da qualche parte esiste, in questo caso nelle immediate vicinanze, un BL receiver che è predisposto a gestire, a controllare, a raccogliere gli eventi prodotti da oggetti che sono in movimento, anche se chiaramente taggati, e guarda caso vicino a me c'è uno strumento di misura, un asset, un pallet, un veicolo, un carrello elevatore se mi trovo in magazzino, o un meccanismo di produzione se mi trovo in un'area produttiva, su una catena di montaggio. Tutto questo fa sì che il dato che mi viene inviato, che identifica la posizione, quindi la stanza, la sala e il laboratorio, viene accorpato al dato che identifica l'oggetto che è nelle immediate vicinanze, che è in quella stanza, in quel laboratorio. E quindi il mio ruolo, io come BL receiver, cosa faccio? Aggrego e accorpo le due informazioni per trasmetterle ad un layer applicativo gestionale che ne farà l'uso che ne deve fare. Quindi in questo caso qualsiasi tipo di transponder e di tag può essere usato per BLE, per essere usato per identificare la zona in cui mi trovo. Analogamente, qualsiasi altro tag BLE può essere usato anche per identificare gli oggetti che sono lì nelle immediate vicinanze. E quindi il mio lavoro lo posso svolgere, in quanto nel ruolo di BL receiver, lo posso svolgere sia con un BL fisso, sia con uno mobile, oppure addirittura con un palmare, come dicevo all'inizio. Questo è un piccolissimo esempio di come sfruttare la tecnologia BLE per costruire delle logiche funzionali particolari, molto semplici, anche perché in termini di infrastruttura, come avrete ben capito, i costi di infrastruttura con queste tecnologie sono veramente ridotti al minimo indispensabile. Tra le varie logiche e funzionali e architetture che possiamo creare, ci sono per esempio un banalissimo esempio che ha molta attinenza con le tecnologie RFID passive. Chi di voi ha sviluppato progetti RFID l'avrà capito immediatamente, dove il mio BL receiver numero 1 e numero 2 non sono altro che sono due oggetti che fungono a funzione di gate o di varco che possa essere, e quindi sono due punti di transito che illuminano, o comunque sono posti in una certa posizione, e se nel loro raggio di azione a un certo punto passa un oggetto che è identificato da un beacon Bluetooth, questo beacon è in continua trasmissione con un intervallo di tempo che poi può essere definito in base alle necessità del processo, e il BL receiver cosa fa? Sente l'informazione trasmessa dal beacon e la ritrasmette direttamente dalla parte server. Questo stesso oggetto poi si muove e passa dal gate numero 1, passerà al gate numero 2, e quindi anche lì ho il secondo evento che viene generato dalla cattura dello stesso beacon da parte del secondo BL receiver. Con questa logica possiamo costruire una serie di soluzioni basate sull'evento, dove non solo io posso dichiarare quanti sono passati, quanti beacon sono passati, quindi quanti oggetti o quanti item sono transitati, posso determinare chi sono questi item, perché ognuno ha un identificativo univoco. Posso determinare anche il timestamp, il dwell time, quindi l'intervallo di tempo in cui sono stati fatti transitare. Posso rilevare anche il livello di batteria di ogni singolo beacon, perché il beacon ogni volta che trasmette mi dice anche il suo stato di salute della batteria. Poi il tema della batteria lo approfondiremo anche nelle slide più avanti. E quindi con questa logica posso creare questo tipo di legame tra il ruolo del beacon e il ruolo del BL receiver. Però abbiamo detto che il BL receiver può anche essere
di tipo mobile, può essere quell'oggetto bianco che ho visto che si chiama MB6000, poi lo vedremo più avanti, oppure può essere un palmare che, se attrezzato con un'opportuna applicazione opportunamente studiata, che viene fatta operare in totale autonomia in background, quindi l'operatore si disinteressa totalmente di ciò che sta accadendo a livello Bluetooth all'interno del suo palmare, lui avrà come unico riferimento la sua applicazione di processo, e semplicemente soltanto perché sta camminando o si sta muovendo con un mezzo all'interno delle aree operative, vi è la possibilità, mettendo in condizione di poter raccogliere le informazioni dei beacon, che in questo caso sono fissi. Ecco, vedete, abbiamo alternato tra questa slide. Qui abbiamo dichiarato che il beacon è in mobilità e il suo ricevitore è di natura fissa. Qui abbiamo invertito i ruoli, quindi il chi legge chi si è totalmente ribaltato. Quindi abbiamo posto il palmare a operare come BL receiver e l'abbiamo messo in mobilità, e abbiamo deciso di mettere in modalità fissa i vari beacon per andare a campionare o identificare le varie posizioni lungo il suo percorso. E questo è un altro elemento di vantaggio, perché semplicemente, immaginate, io sto facendo un'operazione, sono in un'area produttiva o sono in un'area logistica, semplicemente il mio passaggio in una certa zona strategica può far scatenare in automatico una serie di altri eventi di natura applicativa, senza che io abbia toccato nulla sul palmare, ma semplicemente perché il mio palmare in background ha raccolto il beacon numero 1, e se lui raccoglie il beacon numero 1 vuol dire che io sono in una certa posizione, vuol dire che sto facendo una certa operazione. Allora magari in automatico questo sistema fa sì che io che faccia scatenare una serie di altri processi o eventi applicativi atti a predisporre, a preparare delle altre cose che io troverò magari pronte quando arrivo alla fine del mio percorso, o alla fine del magazzino, o alla fine del reparto di produzione, o altre cose. Quindi immaginate questo tipo di logica come può essere dinamicamente applicata in differenti scenari. Un gradino in più che possiamo fare è dire: ok, teniamo sempre la logica della movimentazione, io mi muovo col mio BL receiver in mobilità, i miei beacon fissi determinano la posizione in cui mi trovo, però attorno a me ci sono anche degli oggetti, altri oggetti che sono taggati, e questi oggetti magari sono mobili esattamente come lo sono io, però semplicemente attraversando un certo reparto, un corridoio, eccetera, oltre a dichiarare la mia posizione, vado anche a dichiarare la posizione degli altri oggetti che sono taggati. E quindi cosa faccio? Dal punto di vista prettamente applicativo, sto contribuendo magari ad aggiornare, che ne so, un'attività inventariale di una serie di item o dell'asset utilizzato all'interno del reparto, che possono essere strumenti di misura, apparecchiature per il montaggio, strumentazioni magari costose che devono essere controllate, che non possono essere perse, o comunque che vengono utilizzate ma che chiaramente devono essere comunque monitorate per capire dove si trovano, se possono essere poi rese disponibili a vari operatori nei vari turni. Quindi c'è una enorme apertura e flessibilità per quello che riguarda l'utilizzo e l'impiego di queste logiche nei differenti scenari. Per magari darvi anche qualche elemento in più, qualche spunto in più, ho raccolto alcuni casi d'uso, non tantissimi perché non abbiamo troppo tempo, però diciamo sono abbastanza significativi. Qui parlavamo appunto di strumentazione, strumenti di misura o strumenti abbastanza sofisticati che vengono utilizzati magari in vari reparti, e il cui valore magari è anche ingente, no? Quindi sì, ogni operatore può utilizzare questi strumenti, ma poi magari o non vengono riposti nel deposito, nelle zone di raccolta, oppure vengono lasciati in differenti aree, differenti reparti, oppure vengono passati di mano in mano tra vari gruppi di operatori in differenti reparti. Se questo accade, allora io posso sfruttare la logica del BL fisso, no? Per definire, andare a determinare dei varchi o dei gate di transito, e ogni oggetto, ogni strumento di lavoro viene taggato con un beacon abbastanza piccolo,
perché appunto vi è la possibilità di poterlo applicare attraverso un biadesivo molto potente, e quindi quando l'oggetto viene movimentato semplicemente il sistema ci dice esattamente se è nel reparto numero 1, nel numero 2, oppure se è tornato nell'1, oppure se è stato spostato nel 3, eccetera eccetera. Così facendo io ho costantemente e continuamente il controllo di ciò che è la movimentazione degli strumenti di lavoro usati magari da vari gruppi di lavoro. Poi un altro piccolo caso d'uso, in questo caso che tocca il mondo della logistica, questo è un caso che abbiamo applicato negli Stati Uniti per UPS, dove per aiutare gli operatori a ridurre a zero gli errori di preparazione dei giri di consegne verso i loro clienti, si è fatto in modo di identificare ogni singolo furgone con un tag Bluetooth di quelli rinforzati, quelli da Odoro, un MB4000, questo qua sto evidenziando, e all'interno di ogni furgone ce ne sono uno o due di questi oggetti. Semplicemente cosa succede? La parte server applicativa sa e associa un certo giro di consegne, un carico di lavoro composto da n pacchi ad uno specifico furgone, quindi alias ad uno specifico tag Bluetooth. L'applicazione che lavora in background nell'indossabile che usa l'operatore semplicemente controlla, non appena l'operatore entra nella cabina del proprio furgone, questa applicazione rileva il tag e lo confronta con quello indicato dall'applicazione server. Se tutto è a posto, vuol dire che quel pacco sta andando nel furgone giusto, e quindi dà una conferma luce verde e l'operatore continua a fare le sue operazioni di carico. Se invece distrattamente per una disattenzione sbaglia ed entra nel furgone adiacente, allora in quel caso l'applicazione in automatica è in grado di verificare questa anomalia e di segnalare all'operatore che sta caricando il pacco sbagliato nel furgone sbagliato, quindi previene questo tipo di errore. E questo li ha aiutati praticamente, ha ridotto quasi a zero l'error rate che veniva eseguito durante le fasi di preparazione degli ordini. E considerate il minimo sforzo in termini infrastrutturali, perché quindi di fatto è stato aggiunto soltanto un beacon BLE all'interno del furgone, è stata aggiunta un'applicazione che vada a supportare la logica dentro il palmare, la logica di controllo del BLE, pur mantenendo completamente inalterata tutto il resto dell'architettura che già UPS aveva in uso per quello che riguarda l'applicazione di processo. Quindi molto molto interessante e molto utile. Quest'altro scenario invece interessa quel progetto che abbiamo sviluppato in Italia 5 anni fa, dove la parte BLE, la tecnologia BLE, è stata usata per andare a supportare e a risolvere una serie di problematiche di mancata visibilità di cui l'azienda soffriva durante l'esecuzione del processo del MICRAN. Il processo del MICRAN che viaggia di pari passo con la logica di chiamata e di asservimento delle linee di montaggio attraverso le chiamate Kanban. Cosa succede? Che ogni linea di montaggio attraverso le chiamate Kanban dichiara al magazzino componenti che stanno per terminare i vari componenti da utilizzare per assemblare e montare e produrre i vari prodotti. Quindi dal magazzino componenti parte un trenino con una serie di carrelli, con dei cassettoni, e questi cassettoni contengono i componenti da distribuire alle varie stazioni di montaggio. Nel loro caso loro avevano un buco di visibilità di un'ora di tempo nel quale prima, senza alcun controllo, l'operatore spesso sbagliava a consegnare i componenti sbagliati alla linea di montaggio sbagliata, e quando questo errore veniva rilevato era troppo tardi, perché era già passato più di 3/4 d'ora dall'errore commesso. Quindi li abbiamo aiutati risolvendo questa cosa, e all'interno del palmare, oltre all'applicazione di processo, gira una seconda applicazione che ascolta la parte Bluetooth, e quando un beacon viene rilevato viene eseguita quello che noi definiamo la validazione applicativa di quel beacon, perché nel loro caso ogni beacon
ha un ruolo applicativo. Ogni beacon, per esempio, determina l'ingresso ad una certa stazione e il beacon successivo l'uscita da quella stazione. Quindi il sistema è in grado di calcolare il delta tempo tra i due eventi e di capire cosa è stato fatto durante questo delta tempo. Quindi nel loro caso questo li ha aiutati a risolvere enormi problemi, al punto tale da avere anche la possibilità di creare un'interazione con l'operatore. Adesso qui abbiamo un piccolo video che vediamo se riesco a mostrarvi, dove c'è una piccola, vediamo un po' se riesco, no, perché c'è il puntatore, eccolo qua, dove c'è una piccola animazione e in questo caso vedete c'è nell'applicazione a un certo punto l'operatore sta muovendo. Se a un certo punto rispetto alla sua sequenza di consegne di stazioni da visitare c'è un'anomalia, una stazione viene bloccata per una manutenzione oppure c'è un guasto, il sistema è in grado di notificare questa anomalia, questa notifica all'operatore, inviando, come vedete qua in questa immagine, una porzione della mappa interna dei percorsi che deve fare l'operatore, indicando per esempio di non girare a destra in questo caso, ma tirare dritto quel carrellino per saltare da una certa stazione, perché quella è bloccata per una serie di motivi, e quindi se lui va a quella stazione perderebbe soltanto tempo. Quindi in questo caso vi è anche la possibilità di creare un'interazione. Questo è uno dei beacon che abbiamo montato, uno dei 280 beacon che abbiamo montato all'interno dell'area produttiva, e quindi vi è la possibilità di creare anche una logica di interazione molto dinamica che nel caso di questo cliente è stato veramente vincente da quel punto di vista. Poi, cambiando scenario, abbiamo anche altri elementi. Poco fa ne spiegavo un piccolo esempio, no? Anche nel mondo della sanità, per esempio, dove un responsabile, un capoturno, indossando semplicemente l'IoT Bridge mobile, in questo caso un MB6000, e camminando nei reparti, nelle aree operative, eccetera, è in grado in automatico, senza che lui se ne stia accorgendo, di svolgere anche una funzione puntuale di aggiornamento, indicando e aggiornando la posizione dei vari asset, per esempio in questo caso il lettino, una strumentazione sofisticata, oppure un oggetto su ruote che viene spostato nei vari reparti, eccetera, e aggregandolo alle informazioni che identifica e che diciamo va a confermare la zona in cui si trovano, quindi il reparto, il corridoio o l'area operativa. Anche in questo caso sono elementi veramente flessibili e scalabili, perché di fatto con questo tipo di approccio io per esempio camminando vado ad aggiornare il mio inventario del mio asset o degli strumenti sofisticati che vengono usati nei vari reparti. Una logica molto simile, ma che non ha però un legame stretto sui concetti legati alla mera necessità di eseguire un inventario, ma di controllare, per esempio, questo è uno scenario che sicuramente interessa il mondo del care o della sanità, ma altresì può interessare qualsiasi altro scenario che possa avere lo stesso tipo di esigenza. Semplicemente predisponendo i miei vari IoT Bridge, io non faccio altro che andare a verificare costantemente che alcuni oggetti o alcuni strumenti o alcune tecnologie o alcuni tools siano perennemente presenti esattamente in quelle aree dove vi è necessità di averli a disposizione. Cioè io vado sempre a verificare, a confermare che un certo tipo di strumentazione o di componenti o di elementi necessari all'esecuzione di una serie di attività siano sempre disponibili, e se mancanti posso fare in modo che il sistema ne dia opportune notifiche affinché qualcuno vada a porre rimedio da questo punto di vista. Adesso, al di là dell'esemplificazione di questa slide che tratta la parte del care, ma immaginate che al posto di un reparto ospedaliero qui ci sia un magazzino, un laboratorio di preparazione di particolari attività, un laboratorio di misurazione, una serie un laboratorio di controllo qualità o altri elementi che permettono di avere il monitoraggio continuo di strumenti o di utensili di lavoro sempre presenti in un certo ambito.
Un altro scenario molto semplice, ma magari che difficilmente ci si arriva a valutare, è anche la possibilità di identificare nell'ambito logistico anche dei dock indoor del magazzino con dei IBL fissi, no? Io quando arrivo col camion che è taggato, il cui cassone è taggato con un beacon fisso, posso dare conferma in automatico che a quel camion si è agganciata la porta giusta esattamente come gli è stato spiegato, quindi non c'è un'anomalia di istruzioni o altro. Molto spesso può accadere che questo tipo di operazioni non vengano confermate in maniera corretta, e quindi vi è la possibilità anche di controllare e di verificare questo tipo di logica. Arrivando poi agli scenari più tecnologici, quindi a parlare di hardware, questa è una brevissima panoramica di tutti i nostri componenti in termini di beacon BLE, dal più piccolo al più grande. Ognuno di questi ha differenti caratteristiche perché si rivolge, si orienta verso attività e applicazioni che in alcuni casi sono tipicamente di tipo indoor, in altri casi di tipo outdoor. Alcuni di questi beacon sono dotati di batterie integrate non sostituibili, altri invece sono dotabili di batterie sostituibili, quindi sono logiche differenti. Il primo fra questi, l'MB1000, questo è un tag che ha una batteria interna non sostituibile, quindi è presso fuso. Al termine del ciclo di vita della batteria questo transponder BLE viene sostituito ed è tipicamente orientato ad applicazioni di tipo unicamente indoor, infatti è un IP54. La sua battery life è di circa stimata in 2 anni, per un intervallo di blink rate di circa una volta ogni 2 secondi. Poi il battery life, il ciclo di vita cambia anche in funzione della potenza di trasmissione. Questo è il range di trasmissione che può essere programmato all'interno del beacon, da meno 7 dB a più 30 dB. Certamente se io lo faccio lavorare sempre a meno 7 dB, mi devo aspettare un ciclo di vita più breve rispetto a utilizzarlo a meno 30 dB, che è n volte al di sotto dei milliwatt, quindi stiamo parlando di potenze veramente infinitesime. Recentemente l'abbiamo affiancato con l'SB1100, che è il suo fratello gemello, diciamo dal punto di vista fisico, ma interamente e completamente nuovo, perché tra l'altro è un IP67, ma soprattutto abbiamo introdotto anche la tecnologia NFC per innescare la fase di configurazione via NFC con il beacon, e quindi diventa interessante da quel punto di vista, più flessibile e più facilmente interagibile dal punto di vista della programmazione. E abbiamo pensato di fare anche la versione chiaramente da outdoor. In questo caso il ciclo di vita della batteria può arrivare anche a 5 anni se il suo blink rate è chiaramente più rallentato, intorno ai 5 secondi circa. Poi andando velocemente abbiamo la famiglia degli MB2000, abbiamo 3 varianti, l'MB2000, 2001 e l'SB2000, che sta per Super Beacon. Il 2000 è il primo di questi che è alimentabile attraverso batterie stilo, 2 batterie stilo da 1,5 volt classicissime. Il progetto che avete visto, di cui vi parlavo nel video, è stato fatto con 280 di questi beacon che abbiamo dovuto configurare per far sì che ogni beacon trasmettesse una volta ogni decimo di secondo, quindi ogni beacon trasmette 10 volte al secondo. Il cliente ha iniziato a sostituire le batterie dopo 36 mesi, con la nostra enorme sorpresa. È vero anche che nel loro caso abbiamo dovuto configurare i beacon per trasmettere tutti quanti a circa un valore intorno ai meno 20, meno 23 dB, quindi con il valore di potenza più basso possibile. L'altra variante dell'MB2000 e 2001 si differenzia esclusivamente per il fatto che, a differenza del 2000, che ha un range di potenze da più 5 dB a meno 23 dB, ha volutamente un range di potenza ancora più inferiore. Quindi la sua massima potenza è meno 25 dB e il livello minimo è meno 43. Perché? Perché si vuole fare in modo, utilizzando questo oggetto, di creare delle logiche legate alla microlocalizzazione ancora più spinte, ancora più accurate. Quindi per mettere in condizione i BLE receiver di riconoscere questo beacon solo quando sono veramente vicini alla fonte di raccolta delle informazioni. E poi abbiamo anche Super Beacon, chiamato SB2000. Che cos'è Super Beacon? È un collettore, è un beacon a tutti gli effetti, come gli altri che avete appena visto, ma il suo ruolo è quello anche di
aggregare e raccogliere gli identificativi di un gruppo di altri beacon. Quindi lui fa da collettore, raccoglie gli ID di vari beacon e poi li ritrasmette in un colpo solo, creando una sorta di stringa unica e ritrasmettendo anche il proprio identificativo verso il BLE receiver. Quindi lui raccoglie gli altri e poi ne fa una trasmissione unica verso l'unico BLE receiver, che magari è posto in una posizione dove non riesce a ascoltare tutti gli altri beacon, ma ascolta soltanto lui. Quindi è molto interessante come logica di implementazione. Poi abbiamo, vado velocemente perché abbiamo pochi minuti, abbiamo le due varianti MV3000 e 3100, che sono i più piccoli BLE che abbiamo progettato fino adesso, che chiaramente lo vedete benissimo, assomigliano a un dongle Wi-Fi, scusate, un dongle Bluetooth, e sono gli unici a non avere batteria. Chiaramente sono destinati a essere utilizzati per l'identificazione e la localizzazione di oggetti attivi. Chiaramente, no? Si capisce perfettamente. Quindi qualsiasi strumento che per sua natura viene utilizzato in forma attiva, quindi acceso, permette di utilizzare questo tag BLE, che viene banalmente inserito in una qualsiasi porta USB da cui trae esclusivamente l'alimentazione, non ha nessuna interazione con l'oggetto attivo che sta localizzando, e non è necessario che nell'elemento attivo venga installata alcun tipo di applicazione software di gestione. Quindi strumenti di misura, PC, stampanti, attrezzature di vario genere, che per la loro natura devono essere, quando vengono utilizzate in modalità alimentata, quindi accesa, forniscono questo tipo di supporto. Un altro elemento interessante sono le tecnologie BLE applicate al mondo outdoor. Quindi quando si sta in outdoor è importante avere delle caratteristiche fisiche di un certo tipo, perché sennò nel breve medio termine il transponder BLE inizia a non funzionare. Quindi questo è il primo dei due, abbiamo l'MB 4000 e 4001, sono identici per punto di vista funzionalità, si distinguono esclusivamente solo per una differente tipologia di antenna che è stata disegnata al loro interno. Quindi l'MB 4000 viene definito down tilt, cioè ha un'antenna che diciamo si allunga in questa direzione, e quindi il posizionamento del 4000 deve essere esclusivamente in senso orizzontale, mentre invece l'MB 4001 viene posizionato in senso verticale, perché hanno due tipologie di antenne con un'angolatura differente. Ognuno dei nostri transponder BLE ha un'antenna mediamente direttiva, non abbiamo antenne omnidirezionali, e in questo caso, essendo questo beacon più grosso degli altri, è stato possibile anche dotarlo di una batteria di maggior capacità. Ovviamente essendo per outdoor è a tenuta stagna, quindi è un P67 o 68, e non è possibile aprirlo per poter sostituire la batteria. Nella parte retrostante che non vedete dalla foto vi è presente, oltre alle due asole che predispongono la possibilità di poter essere rivettato o avvitato all'oggetto fisico, dall'altra parte c'è un biadesivo 3M molto potente che permette la semplice applicazione attraverso l'adesivo. Poi abbiamo infine le due tipologie di IoT Bridge che ho citato spesso nelle precedenti slide, che sono l'MB5000, che è il nostro IoT Bridge fisso, e l'MB6000, che è quello mobile, quello dotato di batterie. In questo caso l'MB6000 ha al suo interno una serie di batterie ricaricabili, quindi esiste un accessorio che è una sorta di culla multislot che permette la ricarica contemporanea di differenti MB6000, quindi a fine turno, quando la batteria interna è scarica, può essere reinserito nel suo alloggiamento nella ricarica multipla, e quindi può essere ricaricato e pronto all'uso per le attività successive. Poi infine abbiamo l'ultima variante, questa è una novità di 2 o 3 mesi fa, abbiamo l'ultima variante che è l'SB 5002, che è sempre un IoT Bridge di natura fissa, come vedete, alimentata dalla porta USB, che introduce lo standard Bluetooth 5.1 anziché 4.0 della versione precedente, e ha la possibilità di poter gestire
2 o 3 volte più velocemente la gestione della raccolta dei dati, specialmente in condizioni di ambiente ad alta densità di beacon. È interessante perché ha una potenza di elaborazione, diciamo, maggiore, e in funzione del tipo di processo di lavoro da utilizzare va impiegato in certi contesti. Dulcis in fundo, l'ultimissima slide era soltanto per citare che nel scenario generale di tutti i vari beacon che avete visto fino adesso vi sono alcune tipologie di accessori che possono essere utilizzati anche per rendere alcuni di questi beacon indossabili, come per esempio l'MB1000. C'è un cinturino che permette di poterlo indossare al polso come se fosse una specie di smartwatch, ma non lo è. Oppure ci sono dei piccoli accessori che possono permettere la schermatura degli IoT Bridge fissi affinché tutta la parte posteriore possa essere schermata e la reale attività di raccolta di raccolta dei beacon, degli IT trasmessi dai BL, dai tag, possa essere esclusivamente dalla parte frontale, tagliando e abbattendo tutte le logiche di rifrazione e di rimbalzo del segnale che possono avvenire dalla parte posteriore del receiver. Io mi fermo qui, Andrea, ho terminato. Adesso non so. Siamo qualche minuto oltre le 4, direi che possiamo salutarci, quindi grazie a tutti per la partecipazione al webinar e grazie a Roberto appunto per la spiegazione di oggi.